Bentornati amici sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita e oggi vi faccio il regalo di fine anno. Ho preparato un progettino semplicissimo per augurarvi appunto la fine di questo anno e l'inizio del prossimo 2022. È proprio un pensierino, una cosa molto semplice, è una cappa mantella da realizzare molto velocemente con un filato particolare. Vedete, io ho fatto una lavorazione che sembrerebbero delle margherite cucite, invece sono proprio nella lavorazione appunto di questo punto escono automaticamente queste margherite che saranno un piccolissimo primo anticipo primaverile, anche se la primavera è ancora lontana. Quindi è un punto di 3 giri, semplicissimo da realizzare, si lavora in tondo e vedrete che è veramente una passeggiata fare questa cappa mantella e anche poncio, che non dovete comunque allungare eccessivamente perché ha una forma che si deve fermare, diciamo, a livello del gomito come lunghezza. Poi io ho ripreso la lavorazione, vedete, del punto elastico sulla scollatura per fare questo bel collo che vi terrà caldo insomma, nei prossimi ultimi, diciamo, freddi di febbraio, perché questa comunque è una cappa che andrà più avanti quando non si sa ancora se togliere il cappotto e, e neanche se mettere un golfino o una giacca. Allora, questa mantellina cappa è stata realizzata con un filato molto particolare, vedete, un po' pelliccioso, però si lavora tranquillamente con l'uncinetto, che è del sito online tessiland.com, un portale di filati italiani che appunto vende online e che vi regala le spese di spedizione solamente con un acquisto di 20 euro, circa 19-20 euro. Vedete, questa è la variante, adesso andiamo a vederla insieme, andiamo a cercare, perché rosa è la variante rosa, colori abbastanza intensi, però una volta vedete realizzato l'effetto è dolcissimo. Allora, questi sono gomitoli, andiamo a vederli insieme, sono gomitoli da 100 grammi, vedete, 250 metri, c'è un bel 25% di lana ed vi garantisco che è veramente molto caldo e vaporoso come filato. Troverete anche altre tonalità, altre varianti di colore, poi vi metterò il link nel box informazioni. Comunque sono gomitoloni da lavorare, qui dice con un attimo, 4-6, infatti io ho usato il 6 perché volevo una lavorazione molto morbida. Quindi vi metterò anche il link dell'uncinetto e di quello che ho usato. Vedete che poi mi è rimasto, io avevo preso 3 cake, mi è rimasto, infatti me ne è rimasto ancora, vedete. Ho voluto fare anche un cappello, vedete, questo è un cappello semplicissimo. Ora il tutorial non c'è, fatemi sapere se vi potrebbe interessare, vi faccio anche il tutorial di questo cappello semplicissimo fatto a coste, vedete, punto elastico, che è molto caldo, e poi io ho inserito un pompon, però voi potete anche prendere, sapete, quei bei pompon giganti che ci sono adesso di moda in tonalità sul rosa, che potete anche quello trovare sul sito della Tessina, vi metterò il link anche del pompon gigante in caso volete, però fatemi sapere nei commenti se volete il tutorial anche del cappello. Adesso noi partiremo con questo velocissimo progetto. Io ho usato un uncinetto, vedete, del numero 6 e una forbice, serve solamente questo materiale. Si lavora appunto in tondo e quindi è proprio velocissimo. Se vi piace il mio canale, se volete potete iscrivervi, mi aiuterete a continuare con insomma, a proporre dei tutorial. Cliccando sulla campanella, su tutte vi arriveranno le notifiche dei miei prossimi tutorial quando li pubblico, quando sono in uscita.
Bene, proseguiamo, buona visione. Ma allora, per eseguire la mantella come ho fatto io in questa misura che veste fino alla 44, ho iniziato una catenella con un multiplo di 5, perché questo motivo all'inizio sulla catenella è un multiplo di 5 maglie. Ci sono 15 motivi, quindi sono andata a fare 15 per 5. Quindi ho iniziato una catenella di 75 maglie. Per taglie maggiori io consiglio di aumentare di 1 o 2 motivi per dare poi l'ampiezza sul fondo in modo di muovere bene le nostre braccia. Quindi per una taglia 46-48 io consiglio di aumentare 2, anche 3 motivi, quindi altre 15 catenelle. Ho ripetuto 7 volte la margherita, ogni margherita è formata da 3 giri, quindi ho fatto 21 giri più i primi 2 d'inizio e quindi sono 23 giri. Potete farla anche più corta se la volete, quindi ai 23 giri, se la volete più corta, pensate che ogni margherita che corrisponde a un motivo sono 3 giri, quindi se la volete accorciare questa è di 23, dovete fare o 20 o 17. Per me questa era la lunghezza giusta, però per esempio questa è adattabilissima anche a una bambina, quindi se volete farla per una bimba anche piccola, è sufficiente che voi diminuite i motivi, quindi il multiplo di 5 lo andate, noi facciamo 75 all'inizio, lo andate a diminuire. E veramente è qualcosa di carino anche indosso, anche il colore è indosso a una bambina. Quando inizierete il lavoro sulla catenella non preoccupatevi perché vi sembrerà veramente eccessivamente grande, ma tutto questo si risolverà al momento, vedete, l'inizio del collo in punto elastico, in cui andremo a diminuire drasticamente il numero delle maglie. Infatti vedete che comunque qua risulta arricciato e questo dà l'effetto particolare appunto sulle nostre spalle. Ora noi andremo a fare un campione, andremo a fare in miniatura questa mantellina oppure i primi giri della mantella, in modo che voi siete in grado poi da sole di continuare a ripetere il motivo di questi 3 giri che si vanno a ripetere fino alla vostra lunghezza desiderata. Però come vi ho detto, se la volete più lunga dovete iniziare con un numero molto maggiore di multiplo di 5 qua alla scollatura, in modo che poi dove arrivate la vostra lunghezza ci sia l'ampiezza necessaria per coprirvi e per muovere le braccia. Ora andiamo a fare una piccola mantella, mi è rimasto questo filato, quindi la farò con questo filato, il mio uncinetto numero 6, andremo a caricare un numero molto inferiore ma un multiplo di 5 catenelle. Io andrò a fare una catenella di 25 maglie pari a 5 motivi e così insomma vi farò vedere in miniatura, non cambia niente perché il procedimento è lo stesso. Quindi ho fatto il mio nodo d'inizio, comincio a fare la mia catenella, vedete come si lavora tranquillamente, 3 4 5, lasciate la lavorazione morbida. Se avete una mano stretta vi consiglio di usare degli uncinetti più grandi. Ho fatto le mie 25 catenelle, ora andiamo a chiudere in tondo, teniamo bella diritta la nostra catenella e andiamo a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella prima catenella d'inizio. Ecco qua. Ora andiamo a fare il primo giro che è la base per cominciare il punto delle margherite. Allora mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Entro nella maglia seguente subito dopo e faccio una maglia bassa,
3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto una maglia di base, nella prossima maglia bassa. Due catenelle di separazione, stiamo già ripetendo il motivo. Maglia bassa nella maglia seguente. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto una maglia di base, nella prossima maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto una maglia di base, nella prossima maglia bassa. E andate così, lavorando con questo primo giro fino alla fine. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, 2 e 3, e mi vado a chiudere con la mia mezza maglia bassa qui sulla maglia bassa di inizio giro. Ecco, questo è il giro di inizio. Ora iniziamo a lavorare il giro delle margherite, i 3 giri, insomma il punto che mi serve. Inizieremo con la mezza margherita, quindi entriamo, vedete qui c'è un primo arco, e entro e chiudo con una mezza maglia bassa. Allora adesso in questo arco piccolo di 2 catenelle andiamo a lavorare 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme divise da 2 catenelle. Quindi la prima mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la mia maglia alta, carico il filo, entro nell'arco e chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, lasciate morbido sempre il lavoro, rientro nell'archetto e faccio il secondo gruppetto, una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, seconda maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto. Due catenelle di separazione, terzo gruppetto di 2 maglie alte chiuse insieme, carico il filo, rientro nelle 2 catenelle, chiudo a metà la prima, rientro, chiudo a metà la seconda e chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, ultimo e quarto gruppetto all'interno dell'arco di 2 catenelle, quindi carico il filo, rientro, chiudo a metà, carico il filo, rientro, chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Quindi in ogni archetto di 2 catenelle andiamo a fare tutti questi bei petali. Una catenella di separazione, vedete, salto questo arco primo di 3 catenelle, vado qui sulla maglia bassa del giro sottostante e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, salto l'archetto grande di 3 catenelle, vado in quello piccolo di 2 seguente e ricomincio a lavorare i petali. Quindi le 2 maglie alte chiuse insieme, ve lo faccio vedere un'altra volta, 2 catenelle di separazione, carico il filo delle 2 maglie alte chiuse insieme, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 2 catenelle di separazione, quarto gruppetto di 2 maglie chiuse insieme nello stesso archetto di 2 catenelle. Una catenella di separazione e andiamo a fare la maglia bassa sulla maglia bassa, vedete, salto l'arco, vado sulla maglia bassa, una catenella di separazione e di nuovo saltando l'arco grande di 3 catenelle ritorno a lavorare
il mio fiore di 4 petali nell'archettino piccolino. Ecco, questo è il giro. Lavorate tutto così, ci vediamo alla fine. Siamo alla fine del giro, ho fatto una catenella. Adesso vado a fare l'ultima maglia bassa, vedete qua sulla maglia bassa tra i 2 archi grandi. Una catenella di separazione, mi vado a chiudere qui dove abbiamo chiuso insieme le maglie del primo gruppetto di maglie alte con la mia solita mezza maglia bassa. Ecco. E ora continuiamo. Abbiamo chiuso, vedete, una margherita, adesso andiamo a aprirla un'altra. Dobbiamo spostarci tra il secondo e il terzo petalo, quindi ci spostiamo con delle mezze maglie basse, lasciando molto morbide, ci spostiamo, vedete, ecco qua, ecco, siamo già nel centro tra la seconda e la terza. Entriamo e facciamo una maglia bassa nell'arco tra il secondo e il terzo petalo. Fatta la maglia bassa nell'arco tra la seconda e la terza, faccio 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo e vado a aprire le mie margherite. Vedete dove c'è il prossimo petalo? Vado a fare delle maglie alte chiuse a metà, quindi 2, 1 e 2, e poi le chiudo tutte insieme. Carico il filo, vado sul petalo seguente e faccio la stessa cosa, 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo a metà la prima e chiudo a metà la seconda. E chiudiamo tutto. Carico il filo, salto la maglia bassa, vado sul petalo della margherita seguente dove li abbiamo chiusi insieme e chiudo a metà. Facciamo un altro gruppetto, vedete, di 2 maglie alte nello stesso punto di base. Carico il filo, vado sul petalo seguente e faccio la stessa cosa, 2 maglie alte chiuse insieme sullo stesso punto di base. Quindi una, state molto leggere e delicate nel lavorare e morbide, 2 e chiudo insieme. Vedete che stiamo aprendo una margherita nuova. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nell'arco seguente al petalo che abbiamo, vedete, lavorato e faccio la maglia bassa. Vedete, siamo al punto dell'inizio del giro. Adesso ripetiamo, vi faccio vedere un'altra volta. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nel petalo seguente e faccio 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, 1 e 2, e chiudo. Carico il filo, vado sul petalo seguente e chiudo 2 maglie alte insieme, una, seconda nello stesso punto di base a metà, chiudiamo insieme. Carico il filo, salto la maglia bassa, vado sull'altra margherita sul primo petalo e faccio la stessa cosa, 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Ultimo petalo, carico il filo, vado sul petalo seguente e faccio le mie 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Ecco qua. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado nell'arco seguente, faccio la maglia bassa. 1, 2,
3 catenelle e ripeto la lavorazione fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, vado a fare le ultime 3 catenelle, 1, 2 e 3 e mi vado a chiudere sulla prima, vedete, maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. L'importante è che dobbiamo lavorare con una mano veramente molto morbida, altrimenti non si vedranno le margherite, perché più è morbido il lavoro più si distingueranno le margherite. Ora andiamo a fare il terzo giro, dopodiché rinizieremo dal primo. Allora, il terzo giro abbiamo chiuso la maglia nella maglia bassa, ci alziamo con una catenella, rientriamo nella maglia e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Andiamo a fare una maglia bassa, vedete, sul primo petalo che incontriamo, cioè proprio quello qui dove abbiamo chiuso insieme. Andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Saltiamo il secondo e il terzo, andiamo sul quarto petalo e facciamo una maglia bassa dove si chiude proprio il petalo. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Di nuovo, vedete qua c'è la maglia bassa tra i due archetti grandi, andiamo a fare la maglia bassa sulla maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Il primo petalo che incontriamo, vedete, andiamo a fare una maglia bassa dove si chiudono insieme le maglie del petalo. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Saltiamo il secondo e il terzo petalo, andiamo sul quarto dove si chiudono insieme le maglie e andiamo a fare la maglia bassa. E di nuovo riprendiamo con le 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa, vedete qua ci sono i due archi grandi, su maglia bassa centrale, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo a fare la maglia bassa sul primo petalo dove si chiudono insieme e così via. Questo è il terzo giro del motivo, lo lavorate fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, del terzo giro del nostro punto traforato, facciamo le ultime 3 catenelle e ci andiamo a chiudere qua sulla prima maglia bassa del giro. Allora, questi sono i 3 giri del nostro punto traforato che sono da ripetere. Vedete che la mantellina a cappa prende la forma arrotondata e più andrete avanti e più si allargherà, perché siamo partiti con un numero molto piccolo, cioè il punto l'abbiamo sviluppato stringendo il numero di catenelle, però poi si andrà ad ampliare. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire ancora dal primo giro, però mentre il primo giro l'abbiamo inserito su una base di inizio, ora vi faccio vedere come inserirlo sulla lavorazione già iniziata. Allora, siamo ancora al primo giro del punto traforato. Vedete qua abbiamo chiuso sulla maglia bassa, faccio una catenella e rientro nella maglia bassa e faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione. Carico il filo. Salto questo arco grande di 3 catenelle e vado in quello di 2 piccolino qua, nel secondo, e vado a fare ancora i miei petali d'inizio. Quindi vado a fare i 4 petali, facciamo allora il primo, 2 maglie alte chiuse insieme nell'arco, 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, stesso arco, secondo petalo, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, carico il filo, stesso arco,
2 maglie alte chiuse insieme, date molto molto larghi col lavoro. Se non è sufficiente l'uncinetto potete usare un 6,5 7. 2 catenelle di separazione, quarto ed ultimo gruppetto di maglie alte chiuse insieme, quindi nello stesso arco, 1 e 2. Ecco qua. Adesso vedete che la margherita adesso la vediamo bene, perché prima ce n'era solo mezza, adesso vedete che la margherita si vede. Da qui facciamo una catenella, saltiamo questo arco grande, andiamo sulla maglia bassa centrale tra i 2 archi grandi e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, salto questo arco, vado in quello di 2 catenelle e vado a rifare il mio fiore. Facciamo un'altra volta, così 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, 1 e 2, 2 catenelle e quarto gruppetto nello stesso arco di 2 catenelle, 1 e 2. Ecco qua le margherite, eccole qui. Una volta che avete raggiunto con questa successione di 3 giri la vostra lunghezza, vi dovete fermare a questo giro qua, perché vedete che queste cappe già rifiniscono la nostra cappa, queste margherite rifiniscono appunto, vedete, la nostra cappa senza bisogno di aggiungere altro. Vedete? Ok, adesso finito questo giro andrete avanti col secondo e il terzo che vi ho già fatto vedere. Ora vi faccio vedere come andremo a finire poi la scollatura della nostra cappa. Io ve la faccio vedere sul piccolo, ma il procedimento è uguale per qualsiasi numero di multipli di questo motivo. Adesso andiamo a spezzare il filo. Ho solo questo gomitolo purtroppo e vi faccio vedere come finire. Allora facciamo il nostro nodo d'inizio, mettiamo sull'uncinetto, vedete che qua abbiamo tutti questi fori qua tipo di archetti, entriamo in ogni archetto, adesso ci agganciamo in uno qualsiasi, qua per esempio con una catenella, una maglia bassa, scusate, 2 catenelle. Praticamente andiamo a fare una maglia alta in ogni di questo foro, quindi carico il filo, qui l'abbiamo già fatto, andiamo nel foro seguente, andiamo a fare una maglia alta e così via. Vedete tutti i fori che incontriamo, questi archi, andiamo a fare semplicemente una maglia alta, vedete? Per quello che ho detto, non preoccupatevi se vi sembrerà eccessivamente grande poi lo scollo, perché poi andiamo a stringere veramente molto. E su queste maglie alte andremo a sviluppare poi un qualche giro di punto elastico, che quello lì è a piacere, potete farlo anche più basso oppure più alto. Adesso dove siamo arrivati? Qui siamo ancora a metà, quindi voglia, lo facciamo tutto insieme, vedete?
sto facendo una maglia alta in ogni arco disponibile. Io ho preso, vedete, non vi ho detto che ho preso la cappa dalla parte della scollatura, logicamente, vedete qua ci sono le cappe dove c'era la catenella d'inizio. Vedete, vado a fare una maglia alta su ogni arco. Dovremmo essere quasi arrivati. Qui ce n'è un altro. Ecco, qui c'è l'ultimo. E terminiamo il giro chiudendo con la nostra mezza maglia bassa qui nella catenella che sostituiva, vedete, la prima del giro, la prima maglia del giro. Ecco, ora su questo giro di maglie alte andiamo a lavorare il punto elastico. Io adesso ve lo faccio vedere, in caso c'è un piccolo video sul mio canale, se volete andarlo a vedere, che spiega meglio, proprio a fondo, diciamo, il punto elastico. Allora, il primo io lo sostituisco sempre da 3 catenelle e poi inizio a fare il punto elastico. Il punto elastico è formato da un alternarsi di una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta in rilievo dietro. Cosa vuol dire? Che io prendo, vedete, carico il filo, entro tra, qui si vede bene, perché abbiamo la fortuna di vederlo bene, vedete, entro tra uno spazio e l'altro e abbraccio da dietro la mia maglia alta e poi la lavoro normalmente. Vedete, carico il filo, la prossima la vado a fare in senso contrario, quindi entro da dietro, vedete, e la lavoro. Adesso facciamo quella davanti, carico il filo e quindi alterniamo una in un modo e una nell'altro. Adesso facciamo l'altra, vedete, entro da dietro. Questo è il punto elastico, semplicissimo, e lo eseguite fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa, vedete, nella terza catenella. Se dovessero capitarvi 2 maglie vicine, per esempio adesso a me, vedete, sono capitate 2 maglie prese dietro vicine, non succede mica niente. Allora, secondo giro del punto elastico dobbiamo mantenere le maglie come si trovano, quindi mi alzo con le 3 catenelle per la prima, per alzarmi, e poi vado a fare maglia alta presa davanti su maglia alta presa davanti, vedete, semplicissimo. Carico il filo, adesso abbiamo quella dietro, andiamo a fare quella dietro, quindi è una cosa molto semplice, vedete. Questo è il punto elastico. Adesso andiamo a contare nella nostra cappa quanti giri abbiamo fatto. Questo è il nostro collo della cappa, adesso andiamo a contarli insieme. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti elastici, 6 giri di punto elastico più quello che è, vedete, per l'inserimento delle maglie, quindi 7 totali per il collo. Per me questa è una misura giusta. Bene, io spero che questo progettino vi sia piaciuto, che sia stato chiaro, perché è veramente una cosa semplice, e vi faccio tanti auguri di un anno 2022 che speriamo ci porti qualcosa di buono, perché ultimamente la situazione è molto dura, e fatemi sapere se vi piacerebbe anche il progetto di questo cappellino semplicissimo fatto appunto col punto elastico, quindi più semplice di così.
non si può. Io vi saluto col mio filato del ROI della Tessila, un colore strepitoso, molto d'effetto, tipo io l'avrei chiamato chewing gum, però insomma mi è piaciuto di più Margarita. Bene, vi saluto, alla prossima, un abbraccio, ciao amici, ciao.